CBDC sta per Central Bank Digital Currency e parliamo, cari signori, di uno strumento per la trasformazione del sistema finanziario attraverso le valute digitali centralizzate. Le criptovalute sono decentralizzate, ok? Negli ultimi anni stanno prendendo potere in ogni ambito economico, crescendo sempre di più, e quindi le elite, siccome non hanno il potere su ciò che è decentralizzato, hanno pensato bene di introdurre uno strumento che potesse centralizzare l'intero sistema finanziario. Sta accadendo davvero, ok? Parliamo di un tema che è strettamente legato all'identità digitale e a ciò che ti aspetta, e con la sola consapevolezza questo video vuole informarti su ciò che ti aspetterà in futuro. Anche perché non se ne sente mai e poi mai parlare, e non esiste un solo video che ne parli su YouTube Italia. Mentre tutti sono distratti dall'attualità, le banche centrali di tutto il mondo si stanno affrettando a lanciare le loro criptovalute centralizzate. Hanno fatto molti progressi negli ultimi mesi e in alcuni paesi sembra che queste valute digitali distopiche siano sul punto di essere lanciate. A prima vista questa notizia non sembra così importante, no? Dopotutto la maggior parte delle valute sono già digitali, giusto? Beh, non esattamente. Se ascolti quello che hanno detto i capi delle banche centrali dei paesi più potenti del mondo e ti metti a leggere qualche articolo, ti renderai presto conto che non sono solo valute digitali, ok? Vedi, sebbene la maggior parte delle valute siano già digitali, hai comunque la libertà di fare ciò che vuoi con i tuoi soldi. Nella maggior parte dei casi puoi acquistare quello che vuoi quando vuoi. La relativa libertà che hai oggi con le valute è in definitiva una conseguenza del fatto che se la tua banca dovesse bloccare le tue transazioni o congelare i tuoi risparmi, probabilmente andresti a cercare un'altra banca, no? In altre parole, hai la possibilità di scegliere, ma con le nuove valute digitali centralizzate non potrai più scegliere niente, perché tutti i tuoi soldi saranno depositati direttamente presso la banca centrale, e questa centralizzazione consente alle banche centrali e al governo di controllare tutte le transazioni nell'economia. In parole povere, cari amici, in un sistema CBDC ciò che puoi fare con i tuoi soldi sarà determinato fondamentalmente dalla banca centrale e dal governo. Se questo ti sembra terrificante è perché semplicemente lo è. Questo, cari signori, segna la fine della libertà finanziaria. Non mi credi? Questo signore è Augustin Partizans, direttore generale della Banca dei Regolamenti Internazionali, la cosiddetta Banca delle Banche Centrali. Questo signore afferma che una differenza fondamentale che apporteranno le CBDC è che la banca centrale avrà il controllo assoluto sulle norme e sui regolamenti che determineranno l'uso dell'espressione di responsabilità della banca centrale, e inoltre avranno la tecnologia per imporla. In poche parole ti ha detto: siamo noi a controllare le tue transazioni e non tu. E se pensi di poter rinunciare usando i contanti, stai sbagliando. Perché la BCE ha dichiarato esplicitamente che l'euro digitale, per esempio, perché è una CBDC, l'euro digitale è a tutti gli effetti una CBDC, avrebbe sostituito il contante. Sostituito, chiaro? E ha anche lasciato intendere che l'euro digitale avrebbe il potenziale per sostituire valori come l'oro. In poche parole, si evince da tutta questa serie di video che ho messo in piedi sul controllo centralizzato e che probabilmente finiranno in una playlist apposita, che l'obiettivo finale è il controllo e lo strumento è la centralizzazione. Secondo la BRI, ossia secondo la Banca per le Regolamentazioni Internazionali, oltre il 90% delle banche centrali è in procinto di implementare le CBDC, e alcune le hanno già implementate. E lo stanno facendo fregandosene, signori, del consenso pubblico, perché la stessa BRI ha rivelato che l'approvazione pubblica delle CBDC da parte dei cittadini è fra il 4 e il 12%. In Nigeria è successo qualcosa di allucinante. Dopo un anno che provavano a introdurre la moneta elettronica, siccome non ci stavano riuscendo, il governo è arrivato al punto di provare a limitare l'uso del contante per aumentarne l'approvazione, e indovina? Ha funzionato. A proposito, se stai seguendo con interesse questo video, assicurati per favore di aiutarmi con un like. Grazie. Il tema, signori, so che in Italia è preso sotto gamba, ma semplicemente perché non lo conosco, non si conosce, nessuno ne sa niente. Cioè, se dici CBDC in Italia, le persone ti guardano stranito, capito? So che in molti non sanno neanche di che cosa si tratta, ma in tutto il mondo è un tema scottante, tanto che si è arrivati addirittura al punto che famosi podcaster come Joe Rogan discutevano delle CBDC con i loro ospiti. E sai cosa? Nessuno che ami la libertà è fan di questa roba, chiaro? Sono solo strumenti per il controllo centralizzato. Devi distinguere i pagamenti elettronici dalle CBDC.
Le valute elettroniche verranno implementate e saranno token digitali centralizzati dalle banche centrali e regolamentate dal governo. Euro, dollari, franchi digitali, capito? Sembra che i politici democratici negli Stati Uniti, guarda caso, siano nettamente a favore di questa tecnologia e la vogliano esportare in tutto il mondo. I democratici sostengono che se vogliono rimanere competitivi con i paesi come la Cina, che stanno già implementando sistemi simili, devono lanciare la loro valuta digitale e hanno anticipato che implementeranno il dollaro digitale entro i 3 o i 5 anni. Vorrei ricordare che nel video in cui parlavo dell'identità digitale parlavo anche di patenti digitali e pochi giorni dopo sono usciti numerosi articoli di giornale che ne parlavano, proprio pochi giorni dopo il mio video. Quando, fra qualche anno, vi troverete a pagare con i token digitali centralizzati dalle banche centrali, mi penserete, ok? L'evoluzione delle CBDC influenzerà nel prossimo futuro l'intero ecosistema finanziario. Le aziende e i consumatori infatti si stanno adattando alle nuove forme monetarie digitali in maniera molto rapida. Anche le istituzioni devono obbligatoriamente adeguarsi all'evoluzione e contemplare nuovi strumenti atti a gestire e organizzare il commercio e le transazioni internazionali. E in una dinamica così complessa, quali sono i fattori trainanti e le implementazioni necessarie per gestire in modo opportuno le valute digitali delle banche centrali e conseguentemente gli impatti sulle banche commerciali di tutto il mondo? In poche parole, signori, per farvela semplice, le CBDC sono la moneta digitale della banca centrale avente corso legale e garantita dalla banca centrale che la emette, quindi è dotata delle stesse garanzie della valuta fisica in circolazione nei rispettivi paesi. E se ciò le rende meno volatili, ok, rispetto alle criptovalute che sono decentralizzate, dovete capire che sono controllate in toto dai governi e dalle elite finanziarie globali, ok? Comunque, come sono solito fare, ho chiesto una mano all'intelligenza artificiale che mi ha esposto i pericoli assoluti delle CBDC e la sua risposta è stata categorica. Ci sono infatti numerosi punti critici. La privacy, per esempio, perché le CBDC potrebbero permettere alle banche centrali e ad altri enti governativi di tracciare tutte le transazioni finanziarie in modo più dettagliato rispetto alle monete o banconote tradizionali. Quindi la privacy è un punto critico. Il controllo e la sorveglianza globale di cui abbiamo parlato moltissime altre volte, perché le autorità potrebbero avere la capacità di esercitare un controllo senza precedenti sulle finanze dei cittadini, inclusa la possibilità di bloccare o limitare transazioni verso determinati individui, organizzazioni o anche paesi interi, e penso che questo sia davvero l'aspetto più disturbante. Un altro punto critico è l'aspetto dell'esclusione finanziaria, perché anche se le CBDC mirano sulla carta poi, no, a migliorare l'inclusione finanziaria, consentendo a tutti di accedere ai servizi finanziari digitali, esiste il rischio che le persone senza accesso a dispositivi elettronici, senza capacità o connessione a internet affidabili, possano essere escluse dal sistema finanziario. Ci sono problemi di sicurezza per quanto riguarda il rischio di hacking, perché è molto semplice, come qualsiasi sistema digitale, anche le CBDC sono soggette a rischi di sicurezza informatica, no? E immaginati un attacco su larga scala. Centralizzazione del potere, perché l'approvazione di queste valute digitali aumentano a dismisura il potere delle banche centrali, consolidando ulteriormente il controllo dello Stato sul sistema finanziario. E vari altri aspetti correlati all'impatto sulla politica monetaria. Tutto questo è oggettivamente mostruoso, capisci? Brutto, vero? Quell'esatto momento in cui capisci di non sapere niente. Nell'ultimo periodo, gli sforzi verso la costruzione di queste valute elettroniche stanno crescendo in tutto il mondo, per differenti ragioni. Dopo la crisi del Covid si è indotto uno spostamento verso i pagamenti digitali. È servita a questo la pandemia, perché grazie all'ascesa dell'e-commerce che hanno accelerato il declino dell'uso del contante a favore delle transazioni internazionali digitali, hanno potuto già introdurre il discorso, no? Le politiche restrittive all'uso del contante in vigore in molti paesi che facilitano questo spostamento. E cari amici, in risposta a tutto questo, 87 paesi, che poi se vai a vedere rappresentano oltre il 90% del PIL globale, stanno studiando come gestire le valute digitali delle proprie banche centrali, mentre 9 di loro hanno già emesso una valuta digitale garantita dallo Stato attraverso la propria banca centrale. Controllo centralizzato della popolazione. Questa è la risposta. Sì, dai, ma sono solo discorsi speculativi senza fondamento o praticità. Sicuro? Dal 2022 in Cina esiste lo yen digitale
ECNI e potete consultare siti ufficiali del governo e articoli per accorgervi che sono 2 anni che esiste la moneta digitale in Cina. Quanto manca prima di vedere un dollaro e un euro digitale totalmente centralizzato? Manca molto poco, roba di 3-5 anni e tornerete qui a cercare questo video. Anche la Spagna sta spingendo molto per un euro digitale. Qui, per esempio, siamo sul sito ufficiale della presidenza spagnola. E si esprimono, netto è dire poco, in netto favore di questa valuta digitale per il controllo centralizzato. E aspettate perché non si scappa. È stato pensato proprio come in sostituzione al contante. Viene scritto che è destinato a essere l'equivalente elettronico del contante. Capito quello che sta per succedere? Sito ufficiale Unione Europea. Euro digitale. Eccolo qui, avevi dubbi? Io sono una persona seria, se faccio un video su qualcosa significa che ci sono abbastanza fonti, no? Avevi dubbi? Ecco a te, fai le tue ricerche. Guardate quanto le direttive delle Nazioni Unite siano uguali per tutti, Anche qui viene usato lo stesso linguaggio. Stiamo lavorando con le banche centrali nazionali dell'area euro per esaminare la possibile emissione di un euro digitale. Sarebbe una valuta digitale della banca centrale, un equivalente elettronico del contante. Addirittura la Banca d'Italia nel 2023 ha emesso una sorta di studio propagandistico dove ci racconta quale sarebbe il costo, clamoroso, tremendo, di non emettere un euro digitale. E signori cari, ci sono abbastanza indicazioni per fare una previsione dai 3 ai 5 anni per quanto riguarda l'emissione della valuta centralizzata europea, con tutti i rischi, poi mi sembra di averli esposti molto bene, correlati alla libertà che ne conseguono. Se è una persona che si oppone al governo, benissimo, abbiamo tutti gli strumenti per metterti da parte e trasformarti in uno zero assoluto, perché fra identità digitale, violazioni della privacy, controllo, patente digitale, valuta digitale con la totale digitalizzazione centralizzata, basta un pulsante e io ti spengo, hai capito? Ecco quale sarà l'immenso potere che verrà messo fra le mani delle istituzioni. Noi siamo letteralmente fra le mani delle grosse istituzioni finanziarie. La tua vita, il tuo vivere dentro questa Matrix ti concede un piccolo stipendietto mensile tassato e ritassato mentre fai acquisti tassati su prodotti già tassati che se tu volessi rivendere devi pagare le tasse. Questo tuo stare dentro a questo circolo infinito comandato non dalla politica italiana, perché non abbiamo nemmeno più un briciolo di sovranità, ma comandato dall'Europa e dalle Nazioni Unite, l'emergere della digitalizzazione totale dei servizi non farà altro che renderti schiavo di un sistema centralizzato che non ti rappresenta, comandato da rappresentanti non eletti dal popolo che spesso fanno parte di organizzazioni sovranazionali. Come uscire dalla Matrix? Magari proverò a parlarne in un prossimo episodio. Per adesso, mi raccomando, aiuta questo canale libero di informazioni con un like e se sei nuovo e ti interessano i temi che affronto, iscriviti al canale. Io vi voglio bene, vi ringrazio per essere stati con me e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu!